Dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, lì, nel proprio territorio, da cui non si era quasi mai mosso, la domanda su come abbia fatto a sfuggire per decenni agli inquirenti è scontata. Ha forse sfruttato connivenze e coperture in questa sua latitanza? Forse alcune storie di quegli anni '80 possono fornire in parte la risposta. Fine mese di agosto del 1988. Siamo all'aeroporto abbandonato di Chinisia, in provincia di Trapani. L'orario è vicino all'imbrunire. Stranamente, un aereo militare atterra su quelle piste desolate e subito viene circondato da camion ed autovetture militari. Dall'aereo vengono scaricate delle casse e altre ne vengono caricate non appena il velivolo risulta svuotato. Un'operazione molto veloce, eseguita in un contesto quantomeno particolare, quello di un aeroporto abbandonato. E la singolarità dell'evento non sfugge ad una piccola telecamera che a distanza riprende l'operazione. Dietro la telecamera, Mauro Rostagno. Abbiamo già tracciato, nei precedenti 2 episodi, l'escalation della famiglia dei Messina Denaro nell'ambito di Cosa Nostra, soprattutto dopo la seconda guerra di mafia vinta dai Corleonesi. Negli anni '80, Trapani e provincia sono il centro di grandi traffici. Certo, il porto aveva visto lo sbarco di grandi quantitativi di morfina base anche negli anni '70, come nel caso dei 100 kg del 1975 destinati al solo Stefano Bontate. Ma ora qualcosa sta cambiando, si pensa sempre più alla produzione anziché al commercio. La posizione geografica è perfetta per ricevere la merce, morfina base dall'Africa o pasta di coca dal Sud America, e per spedirla poi al nord, dove da Milano e Marsiglia raggiunge gli Stati Uniti. Ora serve costruire anche qui una raffineria per produrre le sostanze. Anche qui si inizia a pensare in grande. 17 marzo 1981. Presso la ditta Giole di Arezzo viene trovata la lista della loggia P2 di Licio Gelli. La lista rinvenuta è certamente parziale. Poco dopo viene costituita la loggia Iside 2 a Trapani. Ne fanno parte giudici, politici, forze dell'ordine e mafiosi. Viene costituita sotto l'egida di Licio Gelli. Quasi una continuazione territoriale dell'ormai bruciata Loggia P2. 1 maggio 1981. A Bolzano viene arrestato Herbert Oberhofer, 41 anni. Alcuni trascorsi lo legano alla strategia della tensione in Trentino. Viene arrestato per associazione a delinquere al fine di spacciare sostanze stupefacenti. Nel suo vigneto, 6 mesi prima, erano stati rinvenuti 120 kg di morfina pura, destinata a diventare eroina. L'indagine in Trentino riguarda anche il traffico di valuta, che coinvolge anche personaggi di primo piano del mondo finanziario altoatesino. Ad ordinare l'arresto è il giudice Carlo Palermo, del Tribunale di Trento. Oberhofer, insieme ad un altro terrorista altoatesino, defunto, Karl Köfler, acquistava le sostanze dai trafficanti turchi, i fratelli Cil e Abuzer Ugurlu, per poi rivenderla alle cosche siciliane, operanti nel nord Italia, e facenti capo a Gerlando Alberti e ai fratelli Grado, i quali gestiscono i laboratori clandestini a Palermo per la raffinazione dell'eroina destinata poi alla piazza di Milano. Gli accertamenti evidenziano il ruolo principale avuto dal trafficante siriano Henri Arsan, residente a Milano, il quale riusciva a barattare carichi di armi in Medio Oriente con partite di droga. E coinvolgono anche ufficiali dei servizi segreti affiliati alla Loggia P2, il generale Giuseppe Santovito e il colonnello Massimo Pugliese, il boss turco Bekir Çelenk, implicato anche nell'inchiesta romana sull'attentato a Giovanni Paolo II, l'industriale Renato Gamba, titolare di una fabbrica di armi nel Bresciano, e l'attore Rossano Brazzi, tutti accusati di aver partecipato a trattative per la vendita di armi all'estero, soprattutto nei paesi del Terzo Mondo. Primi di gennaio 1983.
il giudice Carlo Palermo incontra a Trento Gian Giacomo Ciaccio Montalto, il magistrato di Trapani che sta indagando sulla corruzione politica, sui rapporti con la mafia e di traffici di droga della zona siciliana. L'inchiesta di Trento su armi, droga e valuta ha infatti collegamenti proprio con Trapani. 25 gennaio 1983. Gian Giacomo Ciaccio Montalto viene ucciso in un agguato. Assassinato dalla mafia a Valderice presso Trapani il sostituto procuratore della Repubblica Gian Giacomo Ciaccio Montalto. Il giudice Ciaccio Montalto aveva appena posteggiato davanti al portone di casa, non ha fatto in tempo a scendere. Uno o due killers che lo attendevano sulla strada lo hanno crivellato a colpi di mitraglietta Luger. Il giudice Montalto aveva compiuto tutta la carriera a Trapani occupandosi delle maggiori inchieste di mafia. Anche oggi sul suo tavolo le inchieste che scottano su mafia, droga, su riciclaggio di denaro sporco nell'edilizia trapanese. Anche questa volta, di fronte all'ennesimo e spietato crimine della mafia, il capo dello Stato, Sandro Pertini, accolto da un lungo applauso, ha voluto essere accanto ai familiari, agli amici, ai colleghi di questa nuova vittima di una criminalità che ormai sembra non aver paura di nulla e accentua la sua sfida all'autorità dello Stato. La cattedrale di San Lorenzo e la piazza e i vicoli circostanti erano colmi di gente. In prima fila, di fronte alla bara del sostituto procuratore Gian Giacomo Ciaccio Montalto, la moglie Marisa e le due figliolette più grandi, Marene di 8 ed Elena di 12 anni. La piccola Silvia, appena 4 anni, è rimasta a casa. Le due bambine hanno pianto per tutta la durata del rito. Accanto a loro tanta gente, moltissimi giovani, la parte di Trapani senza dubbio maggioritaria che rifiuta la mafia. Accanto a Pertini il ministro D'Arita, l'onorevole Scalfaro, il senatore Cipellini, in rappresentanza della Camera e del Senato, il presidente della Regione Lo Giudice e dell'Assemblea Lauricella. Dietro il Consiglio Superiore della Magistratura al completo. Famiglia, chiesa, scuola, istituzioni, tutta la società, insomma, ha detto nell'omelia il vescovo Emanuele Romano, è ormai chiamata a dare con forza il proprio contributo contro la mafia. Una piovra, ha detto Monsignor Romano, che vuol far sentire la sua presenza costi quel che costi. Nei volti dei giudici di Trapani, di Palermo, da anni in prima linea nella lotta contro il fenomeno mafioso, il dolore ma anche la rabbia. Dicembre 1983. Carlo Palermo interroga per 2 giorni Ferdinando Mac di Palmestein, giovane finanziere vicinissimo al PSI di Craxi. Anche Mac di Palmestein viene indiziato per traffico d'armi. 20 gennaio 1984. Carlo Palermo chiude l'indagine di Trento. Lo fa in fretta e poi si mette in ferie. L'inchiesta ha messo in luce il coinvolgimento di diversi soggetti: contrabbandieri, pusher di droga, faccendieri, mafiosi di diverse nazionalità, spie, grandi finanzieri. Sembrava giunto il momento dei politici, ma il fronte, contrario all'inchiesta, si allarga a dismisura. Craxi ha addirittura segnalato il magistrato al CSM. E la scorta di Carlo Palermo viene dimezzata proprio un mese prima della conclusione dell'indagine. La conclusione dell'indagine, quindi, assomiglia quasi ad una resa. Durante i riscontri era emerso che Oberhofer era stato un informatore dell'ufficio I della Guardia di Finanza, conosciuto come Fonte Isarco. Köfler, morto suicida in cella, con un lungo filo che gli ha spezzato il cuore e una lametta che gli ha squarciato la gola, era diventato da contrabbandiere a rifornitore della mafia. Oberhofer e Köfler trafficavano in droga ed armi. La droga partiva da Siria, Bulgaria e Turchia, le armi dai depositi NATO dell'Europa occidentale o da aziende private o da paesi dell'est e ritornavano in Medio Oriente. Finivano nei conflitti del Libano e nella guerra Iran-Iraq, ma persino alla guerra delle Falkland. 2 aprile 1985, a Pizzolungo, frazione di Trapani, avviene l'attentato a Carlo Palermo che costa la vita a 3 innocenti, una madre con i suoi 2 figli. Il giudice si salva per miracolo. Il terrorismo mafioso ha compiuto a Trapani la strage più odiosa di questi ultimi anni. 50 kg di esplosivo fatti saltare con un concegno a tempo per massacrare il giudice Carlo Palermo e la sua scorta. È salito su una 132 blindata, la scorta su una Ritmo. Le 2 vetture percorrono poche centinaia di metri, una curva. Per compiere questa curva, l'auto del giudice e quella della scorta devono rallentare leggermente. Si allargano quel tanto che basta per superare un'altra auto, a bordo della quale una madre sta accompagnando a scuola i suoi 2 gemelli. Un attimo dopo, il boato. In questo punto.
Viaggiavano invece su una Golfo che è stata letteralmente squarciata. A bordo vi erano una donna di 30 anni, Barbara Rizzo, e i figli gemelli di 6 anni, Salvatore e Giuseppe. Molti anni dopo verranno accusati della strage Salvatore Riina e Vincenzo Virga, condannati in primo grado e poi assolti.